Loro sono Chiara e Marco, si sono conosciuti a una festa e tra loro è scattato subito qualcosa. Da quel giorno hanno cominciato a frequentarsi e ogni volta che si incontrano è una giostra di emozioni. Cuore che batte all'impazzata, respirazione alterata, sudorazione eccessiva. Passa qualche anno e tra loro qualcosa cambia. Non sanno che cosa, ma non riconoscono più la persona di cui si erano innamorati. Si guardano e si chiedono: ma che c'è successo? Per noi cresciuti con la Disney e i film di Hollywood questa esperienza, seppur molto comune, potrebbe essere un po' scioccante. Ma che è successo a Chiara e Marco? Ciò che vediamo rappresentato più spesso nei media è solo una delle fasi dell'amore, cioè l'innamoramento. Secondo la ricerca ci sono molte altre fasi che la coppia vive, per fortuna, e che la portano a sviluppare un sentimento via via più profondo. In particolare la dottoressa Campbell ne ha individuate 5. Piccola premessa: ogni relazione è unica e ogni coppia ha le sue caratteristiche. Le fasi che sto per elencare possono presentarsi in ordine diverso o non presentarsi affatto. Inoltre non c'è mai un punto di arrivo, ma tendono a ripetersi in modo ciclico, ciascuna coppia col suo particolare pattern. Quindi, vediamo insieme quali sono le fasi più comuni che una coppia vive. Fase 1. L'innamoramento. È il momento in cui i partner si idealizzano a vicenda e si tende a percepirsi uguali, a sottolineare le somiglianze tralasciando le differenze. Il partner ci appare perfetto, vediamo tutti i suoi pregi e ne ignoriamo i difetti. Vorremmo passare con lui più tempo possibile e soffriamo quando siamo lontani. Questo periodo è caratterizzato dalla massiccia presenza di dopamina nel cervello, un neurotrasmettitore che agisce sul cosiddetto circuito della ricompensa e del piacere, circuito che si attiva quando facciamo qualcosa che appunto ci crea piacere ed è anche il circuito che si attiva nelle dipendenze. Per questo i due neoinnamorati si comporteranno come se fossero perennemente sotto effetto di droghe, si sentono energici, frenetici, euforici e con il bisogno costante di vedersi. Quando la coppia non si vede, scatta la crisi di astinenza, tipica di queste droghe. Umore basso, nervosismo, alterazione dell'alimentazione. Per quanto ci renda felici, in questo periodo l'amore è fonte di stress, sia fisico che psicologico. Questa fase è, come dicevamo all'inizio, la più rappresentata nei film e viene fatta passare come il momento centrale dell'amore. In realtà questo è solo l'inizio. Come risultato, quando la relazione arriva alla seconda fase, la coppia potrebbe spaventarsi o presumere che tutto stia finendo. Fase 2. Disillusione. Dopo una prima fase fusionale di fuoco e fiamme d'amore, arriva il momento degli interrogativi. Si cominciano a notare i difetti dell'altro e ci si chiede se lui o lei potrebbero davvero far parte del nostro futuro. Ci si rende conto di essere due persone diverse, con bisogni differenti e con la necessità di spazi individuali oltre che di coppia. In questa fase il cervello smette di produrre quel cocktail chimico tanto piacevole e ci si sveglia da quello che la dottoressa Campbell chiama love hangover, come se ci si risvegliasse dopo una sbornia, per intenderci, col rischio però di trovarsi accanto alla persona più incompatibile dell'universo. Per questo è fondamentale scegliere un partner sulla base dei valori comuni piuttosto che degli interessi comuni, perché se le differenze dovessero rivelarsi incolmabili, come per esempio avere obiettivi di vita diversi, allora la coppia potrebbe non reggere. Ci sono 3 possibili sviluppi di questa fase. 1. La coppia si lascia perché le differenze sono incolmabili o perché si pensa che l'amore sia finito. 2. La coppia sopravvive rimanendo bloccata in questa fase, continuando per l'eternità a sottolineare i difetti dell'altro senza darsi la possibilità di evolvere insieme. 3. La coppia supera questa fase. Ma come si supera questa fase? La premessa dell'amore sta nell'accettazione. Se impari a vedere il partner per ciò che è realmente e non per ciò che tu vorresti, allora la fase della disillusione viene superata. Per far fronte alla disillusione ci vogliono ingredienti come comprensione, accettazione, rispetto e apprezzamento dell'altro. Fase 3. Diventare una coppia. Una volta che i due partner si sono accettati completamente, difetti compresi, e si è trovato un nuovo equilibrio nonostante le differenze, allora si passa alla fase successiva, diventare una coppia. Il brivido dell'innamoramento torna, ma in una forma più profonda. Si riscopre la complicità e l'intimità.
I sentimenti dell'innamoramento lasciano spazio via via all'amore. La coppia si unisce e si rinforza. Le sensazioni predominanti sono di protezione, unione e gioia. Secondo le neuroscienze dell'amore, dalla passione euforica si passa alla passione romantica. Il cervello viene inondato da altre due molecole, l'ossitocina e le endorfine. L'ossitocina è l'ormone dell'amore e dell'affetto. Si attiva nella coppia quando si abbraccia e si bacia e nelle donne durante il parto. Anche l'ossitocina attiva il circuito del piacere, ma in modo più lieve e costante. Le endorfine sono gli ormoni della tranquillità e della serenità. Sono ormoni che si attivano durante le coccole, durante un bagno caldo o dopo un allenamento. Le neuroscienze dell'amore hanno quindi stabilito che la coppia stabile è più serena, attiva e affiatata. Il rischio di questa fase è quello di attaccarsi eccessivamente alla pace e alla stabilità che viene con essa. È fondamentale ricordare di uscire dalla propria zona di comfort per continuare a crescere sia individualmente che come coppia. Fase 4. Amore vero e duraturo. In questa fase ci si arrende al fatto che tu e il tuo partner siete umani e che la vostra relazione non è perfetta. Avete imparato ad amarvi, difetti compresi, e vi scegliete ogni giorno consapevolmente. A questo punto potreste arrivare a dire onestamente al vostro partner: non ho bisogno di te, posso vivere senza di te, ma scelgo di stare con te. Cominci a sperimentare quindi un bellissimo equilibrio di amore, appartenenza, divertimento e libertà. Quando si raggiunge questa fase non solo si è innamorati dell'altro, ma lo si apprezza profondamente. Le aree cerebrali associate all'amore sono ancora attive, ma la dipendenza svanisce. La trappola di questa fase è pensare che ormai tutto il lavoro sia fatto. In realtà si potrebbe dire che è solo l'inizio di ciò che la coppia andrà a costruire insieme. Questa, infatti, tra tutte, è la fase più adatta per prendere decisioni a lungo termine. Fase 5. Cambiare insieme. In questa fase tu e il tuo partner siete diventati un team, due persone che hanno scelto di affrontare il mondo insieme. Spesso le coppie in questa fase decidono di mettere su famiglia o di lavorare a un progetto, un business, un progetto creativo, insomma, di creare qualcosa insieme. Noi esseri umani siamo in continua evoluzione. Quando siamo in coppia, l'evoluzione deve avvenire parallelamente, sia a livello individuale che come coppia. Il rischio di questa fase è quello di investire troppo sul progetto o in generale sul mondo esterno e dare per scontato il proprio partner. Per far sì che l'amore duri e cresca nel tempo è importantissimo prendersene sempre cura. Un esempio è mantenere l'abitudine di avere un appuntamento, una volta a settimana, chiamando una babysitter o i nonni se avete figli, in modo da stare completamente soli e tener viva l'intimità e la complicità. A prescindere da quale sia la fase in cui ti trovi con il tuo partner al momento, ciò che importa è continuare a impegnarsi per migliorare la propria vita insieme. Se sei in una relazione, in quale fase ti trovi adesso? E qual è la sfida più grande che ti trovi ad affrontare? Se ti va, fammi sapere nei commenti qui sotto. Se ti è piaciuto il video ti invito a mettere un bel mi piace e iscriverti al canale. Io ti auguro una meravigliosa giornata e ci vediamo al prossimo video. Ciao!